Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Oraxim Malesh Istituto Farmacobiologico SPA. Ultimo aggiornamento 3 gennaio 2022. Cosa Oraxim? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Oraxim durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Oraxim? Oraxim è un farmaco a base del principio attivo cefuroxime, appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico cefalosporine di seconda generazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Malesh Istituto Farmacobiologico SPA. Oraxim può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Oraxim 250 mg 12 compresse rivestite. Oraxim 250 mg 5 ml gran. Per SOSP. Orale 50 ml. Oraxim 500 mg 6 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Malesh Istituto Farmacobiologico SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: cefuroxime. Gruppo terapeutico: antibatterici cefalosporinici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Oraxim è indicato per il trattamento delle infezioni di seguito riportate negli adulti e nei bambini dall'età di 3 mesi, vedere paragrafi 4 e 5, 1. Tonsillite e faringite acute da streptococco, sinusite batterica acuta, otite media acuta, riacutizzazioni acute di bronchite cronica, cistite, pielonefrite, infezioni non complicate della cute e dei tessuti molli. Trattamento del morbo di Lyme precoce. Occorre prendere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. Posologia. Il corso normale della terapia di 7 giorni può variare da 5 a 10 giorni. Tabella 1. Adulti e bambini, a 0 e 40 kg. Indicazione: dosaggio: tonsillite e faringite acute, sinusite batterica acuta, 250 mg 2 volte al giorno, otite media acuta, 500 mg 2 volte al giorno, riacutizzazioni acute di bronchite cronica, 500 mg 2 volte al giorno, cistite, 250 mg 2 volte al giorno, pielonefrite, 250 mg 2 volte al giorno, infezioni non complicate della cute e dei tessuti molli, 250 mg 2 volte al giorno, malattia di Lyme, 500 mg 2 volte al giorno per 14 giorni, intervallo da 10 a 21 giorni. Tabella 2. Bambini, 40 kg. Indicazione: dosaggio: tonsillite e faringite acute, sinusite batterica acuta, 10 mg/kg 2 volte al giorno fino ad un massimo di 125 mg 2 volte al giorno. Bambini di 2 anni di età o più grandi con otite media o, dove appropriato, con infezioni più gravi, 15 mg/kg 2 volte al giorno fino ad un massimo di 250 mg 2 volte al giorno. Cistite, 15 mg/kg 2 volte al giorno fino ad un massimo di 250 mg 2 volte al giorno. Pielonefrite, 15 mg/kg 2 volte al giorno fino ad un massimo di 250 mg 2 volte al giorno per 10 a 14 giorni. Infezioni non complicate della cute e dei tessuti molli, 15 mg/kg 2 volte al giorno fino ad un massimo di 250 mg 2 volte al giorno. Malattia di Lyme, 15 mg/kg 2 volte al giorno fino ad un massimo di 250 mg 2 volte al giorno per 14 giorni, da 10 a 21 giorni. Non vi ha esperienza sull'impiego di Oraxim nei bambini di età inferiore ai 3 mesi. Acetolsietilcefuroxima compresse e acetolsietilcefuroxima granulato per sospensione orale non sono bioequivalenti e non sono sostituibili sulla base del milligrammo per milligrammo, vedere paragrafo 5, 2. 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml granulato per sospensione orale nei neonati, dall'età di 3 mesi, e nei bambini con una massa corporea inferiore a 40 kg, può essere preferibile aggiustare la dose in base al peso o all'età. La dose nei neonati e nei bambini dai 3 mesi ai 18 anni è di 10 mg/kg 2 volte al giorno per la maggior parte delle infezioni, fino ad un massimo di 250 mg al giorno. Nell'otite media o nelle infezioni più gravi la dose raccomandata è di 15 mg/kg 2 volte al giorno fino ad un massimo di 500 mg al giorno.
Le seguenti due tabelle, divise per gruppi di età, servono come linea guida per una somministrazione semplificata. Ad esempio misurini, 5 ml, se si impiegano la sospensione multidose da 125 mg/5 ml o da 250 mg/5 ml e le bustine a dose singola da 125 mg o 250 mg. Tabella 3. Dosaggio 10 mg/kg per la maggior parte delle infezioni. Età, dose, mg, 2 volte al giorno. Volume per dose, ml, n. Di bustine per dose, 125 mg, 250 mg, 125 mg, 250 mg, da 3 a 6 mesi, da 40 a 60, 2,5. Da 6 mesi a 2 anni, da 60 a 120, da 2,5 a 5. Da 2 a 18 anni, 125, 5, 2,5, 1. Tabella 4. Dosaggio 15 mg/kg per l'otite media e le infezioni più gravi. Età, dose, mg, 2 volte al giorno. Volume per dose, ml, n. Di bustine per dose, 125 mg, 250 mg, 125 mg, 250 mg, da 3 a 6 mesi, da 60 a 90, 2,5. Da 6 mesi a 2 anni, da 90 a 180, da 5 a 7,5, 2,5, 1, 125 mg, da 2 a 18 anni, da 180 a 250, da 7,5 a 10, da 2,5 a 5, 2, 250 mg, 1, 250 mg. Per favorire la compliance e migliorare l'accuratezza del dosaggio nei bambini molto piccoli, può essere fornita una siringa dosatrice con il flacone multidose. Se necessario, la siringa dosatrice può essere utilizzata anche nei bambini più grandi. Fare riferimento alle tabelle di dosaggio riportate di seguito. Per il dosaggio di 10 mg/kg, usando la sospensione da 125 mg/5 ml in bambini con peso di x kg, i ml di sospensione richiesta dovrebbero essere 10x, numero di chilogrammi, x5/125. Per il dosaggio di 10 mg/kg, usando la sospensione da 250 mg/5 ml in bambini con peso di x kg, i ml di sospensione richiesta dovrebbero essere 10x, numero di chilogrammi, x5/250. Alcuni esempi di dosi calcolate per il dosaggio pediatrico con la siringa espressi in ml o mg in base al peso corporeo del bambino in chilogrammi sono fornite nella tabella seguente. Tabella 5. Dose 10 mg/kg, siringa dosatrice pediatrica. Peso del bambino, chilogrammi. Dose 2 volte al giorno, mg. Dose 125 mg/5 ml 2 volte al giorno, ml. Dose 250 mg/5 ml 2 volte al giorno, ml. 4, 40, 1,6, 0,8, 6, 60, 2,4, 1,2, 8, 80, 3,2, 1,6, 10, 100, 4,0, 2,0, 12. 120, 4,8, 2,4 per il dosaggio di 15 mg/kg, usando la sospensione da 125 mg/5 ml in bambini con peso di x kg, i ml di sospensione richiesta dovrebbero essere 15x, numero di chilogrammi, x5/125. Per il dosaggio di 15 mg/kg, usando la sospensione da 250 mg/5 ml in bambini con peso di x kg, i ml di sospensione richiesta dovrebbero essere 15x, numero di chilogrammi, x5/250. Alcuni esempi di dosi calcolate per il dosaggio pediatrico con la siringa espressi in ml o mg in base al peso corporeo del bambino in chilogrammi sono fornite nella tabella seguente. Tabella 6. Dose da 15 mg/kg, siringa dosatrice pediatrica. Peso del bambino, chilogrammi. Dose 2 volte al giorno, mg. Dose 125 mg/5 ml 2 volte al giorno, ml. Dose 250 mg/5 ml 2 volte al giorno, ml. 4, 60, 2,4, 1,2, 6, 90, 3,6, 1,8, 8, 120, 4,8, 2,4, 10, 150, 6,0, 3,0, 12, 180, 7,2, 3,6, 14, 210, 8,4, 4,2, 16, 240, 9,6, 4,8. Compromissione renale. La sicurezza e l'efficacia di acetosietilcefuroxima nei pazienti con insufficienza renale non è stata stabilita. Cefuroxima è eliminata principalmente per via renale. Nei pazienti con marcata compromissione della funzionalità renale si raccomanda che la dose di cefuroxima venga ridotta per compensare la sua escrezione più lenta. Cefuroxima è efficacemente rimossa dalla dialisi. Tabella 7.
Dosi di Uraxim raccomandate nella compromissione renale. Clearance della creatinina. T mezzo ore. Dosaggio raccomandato a 0,30 ml/min/1,73 m2 1,4 a 2,4. Non ha necessario alcun aggiustamento delle dose standard da 125 mg a 500 mg somministrata 2 volte al giorno. 10-29 ml/min/1,73 m2 4,6. Dose standard individuale somministrata ogni 24 ore. 10 ml/min/1,73 m2 16,8. Dose standard individuale somministrata ogni 48 ore. Durante l'emodialisi 2 a 4. Un'ulteriore dose singola standard individuale deve essere somministrata alla fine di ogni dialisi. Compromissione epatica. Non ci sono dati disponibili per i pazienti con compromissione epatica. Dal momento che cefuroxima è eliminata principalmente dai reni, ci si attende che la presenza di disfunzione epatica non abbia alcun effetto sulla farmacocinetica di cefuroxima. Modo di somministrazione: 250 mg, 500 mg compresse rivestite con film. Uso orale. Per un assorbimento ottimale, le compresse di Uraxim devono essere assunte dopo i pasti. Le compresse di Uraxim non devono essere schiacciate e pertanto non sono adatte per il trattamento di pazienti che non possono deglutire le compresse. Nei bambini può essere utilizzato Uraxim sospensione orale. 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml granulato per sospensione orale e 250 mg granulato per sospensione orale. Uso orale. Per un assorbimento ottimale, acetosietilcefuroxima sospensione deve essere assunta con il cibo. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. In base al dosaggio, sono disponibili altre presentazioni. Controindicazioni: ipersensibilità a cefuroxima o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti con nota ipersensibilità agli antibiotici della classe cefalosporine. Anamnesi di ipersensibilità grave, ad esempio reazione anafilattica, a qualsiasi altro tipo di antibiotico beta-lattamico, penicillina, monobattami e carbapinemi. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni di ipersensibilità. Particolare attenzione è indicata in pazienti che hanno manifestato una reazione allergica alle penicilline o ad altri antibiotici beta-lattamici, perché a copyright esiste il rischio di sensibilità crociata. Come, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I farmaci che riducono l'acidità gastrica possono portare ad avere una minore biodisponibilità di acetosietilcefuroxima rispetto a quella dello stato a digiuno e tendono ad annullare l'effetto di un maggiore, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Uraxim durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Uraxim durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Vi sono dati limitati sull'uso di cefuroxima nelle donne in stato di gravidanza. Studi negli animali non hanno mostrato alcun effetto dannoso sulla gravidanza, lo sviluppo embrionale o fetale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli e usare macchinari. Tuttavia, poiché a copyright questo medicinale può provocare capogiri, i pazienti devono essere avvertiti di prestare attenzione durante la guida o l'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse più comuni sono sovraccrescita di candida, eosinofilia, cefalea, capogiri, disturbi gastrointestinali e innalzamento transitorio degli enzimi epatici. Le categorie di frequenza assegnate alle reazioni avverse di seguito, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio può portare a conseguenze neurologiche inclusa encefalopatia, convulsioni e coma. Sintomi di sovradosaggio possono verificarsi qualora la dose non venga ridotta in maniera appropriata nei pazienti con insufficienza renale, vedere paragrafi 4.2 e 4.4. I livelli sierici di cefuroxima possono essere ridotti dalla emodialisi o dalla dialisi peritoneale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici per uso sistemico, cefalosporine di seconda generazione, codice ATC. Ilunga 01DC02. Meccanismo d'azione. Acetosietilcefuroxima viene idrolizzata dagli enzimi esterasi nell'antibiotico attivo cefuroxima. Cefuroxima inibisce la sintesi della proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione orale acetosietilcefuroxima assorbita dal tratto gastrointestinale e rapidamente idrolizzata nella mucosa intestinale e nel sangue per rilasciare nella circolazione cefuroxima.
L'assorbimento ottimale si ottiene quando viene dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Non sono: elenco degli eccipienti: Oraxim compresse, cellulosa microcristallina, sodio lauril solfato, crosscarmellosa sodica, olio vegetale idrogenato, silice colloidale anidra, ipromellosa, glicole propilenico, metilpareidrossibenzoato e 218, propilpareidrossibenzoato e 216, opaspray white M1 7120, ilunga contenente titanio diossido e 171 e farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Oraxim a base di cefuroxima sono cefuroxima EG, cefuroxima Milan, cefuroxima Sandoz, Oraxim, Tilexim, Zinnat. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.